ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, c'è un messaggio per te oggi rispetto a un evento, a degli eventi che stanno accadendo in questo momento nella tua vita. Come vi ho insegnato nel video Magia Pratica 15, anche quando apparentemente non accade nulla, la vita sta accadendo. Tutto ciò che viviamo sono veicoli di emozioni, le sole con le quali noi abbiamo le vere relazioni. La relazione ce l'abbiamo con le nostre emozioni, di cui la vita si fa veicolo. Persone, personaggi, eventi sono veicoli di quelle emozioni, anche se stai ferma davanti alla finestra, nel mio caso a guardare il mare. Sta accadendo la vita. E adesso oggi tu avrai un certo tipo di emozione predominante piuttosto che un'altra. Andiamo a vedere perché. Quindi questo spazio di consapevolezza andiamo a vedere perché e come affrontarla nel migliore dei modi. Andiamo a prendere consapevolezza. Allora, partiamo subito dalle mie carte nuove, Dime perché in spagnolo. Perché? Vediamo un po', facciamoci spiegare. Chiedo al mio amante invisibile di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia visione, bellezza e prosperità. Sabbe satta sukhi hontu. Per aiutarti a liberarti dalla paura. Qualsiasi emozione tu stia vivendo adesso, qualsiasi evento, qualsiasi cosa che stai sentendo in questo momento è per aiutarti a liberarti dalla paura. Ci sono due tipi di paura. L'istinto di sopravvivenza non è paura, è qualcosa che contrae sai, quando abbiamo paura il primo chakra si contrae e poi si distende, si contrae e si distende quando abbiamo l'istinto di sopravvivenza. Invece quando abbiamo paura il primo chakra si contrae, occludendoti la possibilità di agire. Ecco che la donna selvaggia, l'uomo selvaggio viene addomesticato, o nello yoga sciamanico si dice anche è fuggitivo, è fuggito. E quindi la paura è eccitazione, come vi ho spiegato nel video sul dio Pan. Tutto ciò di cui abbiamo paura noi vogliamo farlo, o comunque vogliamo affrontarlo, però abbiamo il condizionamento del luogo comune, della morale che blocca. La paura delle paure, la paura base che genera tutte le paure è la paura dello sconosciuto, della morte. Tutto ciò che per la mente razionale non è controllabile, prevedibile, misurabile è morte. Ma la morte in natura non esiste. Esiste trasformazione. Esiste trasformazione. Quando una ghianda che cade dall'albero di quercia si rigenera, si rigenera, si rigenera. Non c'è morte in natura, c'è trasformazione. Quello che l'uomo non vede è che tra morte e vita c'è una continuità costante. Noi abbiamo un corpo fisico e un corpo di bardo, che è un corpo invisibile, abbiamo il vivente e il morente, lo sanno bene le mie ragazze delle masterclass. Quindi quel corpo di bardo è quello con cui facciamo i nostri viaggi alla velocità del pensiero, è il corpo con il quale facciamo i viaggi la notte, i viaggi astrali, anche di notte. Ecco, avere consapevolezza di questo ti permette di familiarizzare con la verità vera delle cose. Allora, qua potresti avere paura di qualcosa oggi, che quella stessa paura, quello stesso evento ti sta aiutando a liberarti da questa paura, per sviluppare doti, capacità e talenti. Vediamo di cosa si tratta. Di cosa si tratta?
questa paura? Descrivetemi la storia, la narrazione, l'evento. Allora, qual è la situazione? Qual è l'ombra? E il dono nascosto, liberandoti da questa paura. Qual è la situazione? Ah, c'è un 3 di spade, c'è un dolore, una chiusura, una rottura, un litigio, una sensazione di sofferenza. La situazione è questa. Si ha paura di sentire le proprie emozioni sotterranee, perché le emozioni sotterranee, dolce tristezza, dolce malinconia, abbandono, la mente non le vuole sentire, le rifugge. E come scappa la mente dalle emozioni così sotterranee? Analizzandole e giudicandole, distraendosi. Viviamo in un mondo in cui le terapie tradizionali tendono ad anestetizzare le emozioni, ad anestetizzarti. Quindi anestetizzare le emozioni significa diminuire le tue capacità di espressione, di creatività, di bellezza, di forza. Il cammino sciamanico o il cammino spirituale è il vero cammino spirituale, è un cammino estetico, non anestetico. Il cammino estetico è il cammino della bellezza, del darsi, dell'offrirsi. Offrirsi a cosa? Alle emozioni sotterranee. Perché hanno l'unico... Il dolore non arriva per farti male. Il dolore arriva per farti espandere. Perché la nostra mente che giudica il dolore qua, con la terapia anestetica, no? Non devi sentirlo, non essere triste, non provare questo, sì, vittima. Allora, il dolore non arriva per farti del male, ma per farti espandere. Siccome la mente razionale ha paura di tutte le emozioni sotterranee, ha paura dell'espansione perché non può controllarla, ti rende vittima dello stesso dolore. Allora tu cosa devi fare? Stai sentendo una sensazione di dolore o di disagio? La mente è una diga, questo ve l'ho spiegato nel video Magia Pratica 2 o 1, o 1 o 2, cioè Magia Pratica 0, Magia Pratica 1 se non sbaglio, o 1 o 2. Il dolore, la mente è una diga, allora questa diga, quando arriva un'emozione forte, è volta a essere rotta, una crepa si deve formare in questa diga della mente. Allora se tu per una frazione di secondo accogli, anche se una frazione di secondo accogli questo dolore come un tuo potente alleato, dandogli magari un nome, dea dell'abbandono, dio della rabbia, dandogli un nome, ma anche senza dargli un nome, allora tu lo accogli, uketamo, do un posto nel mio cuore a questo, lo accolgo, magari faccio anche la formula pentacolare. Allora tu per una frazione di secondo, tu hai la possibilità di spaccare quella diga della mente, anche se dopo magari ti distrai di nuovo, non fa niente, però tu in quel momento hai conosciuto l'infinito e crepa dopo crepa sulla mente, crepa dopo crepa, cioè ogni qualvolta tu scegli di sentire il dolore come potente alleato, questa diga si spaccherà e non avrai più paura. Quindi c'è questo dolore. La paura, vediamo l'ombra di questo dolore. Il mondo, la paura del nuovo, la paura del conosciuto. Noi siamo più attaccati alla zona comfort, anche se non ci piace, anche se di sofferenza, piuttosto che il nuovo che non conosciamo. Il mondo, l'ombra del mondo è la consapevolezza che c'è un altro mondo, ma si ha paura di viverlo. Cioè hai paura di cambiare mondo. Il mondo che hai paura di cambiare è il mondo all'interno del quale tu ti allei alle emozioni di dolore. Quindi c'è il mondo, c'è questa nuova possibilità. È una carta bellissima il mondo, ma hai paura di lasciare il vecchio modus operandi di approcciarti alle situazioni di dolore. Fondamentalmente per alcuni direi che tu hai paura del successo. Hai paura del successo, hai paura del riconoscimento, hai paura del...
c'è sotto sotto questa paura, anche quando vogliamo tanto il successo e il riconoscimento, quando lo desideriamo tantissimo, ne abbiamo tantissima paura. Quando, come vi dico sempre, c'è paura, è la bussola verso cui ti devi orientare. Devi andare dove hai paura, perché ti fa espandere. Allora abbiamo paura, c'è una zona comfort che abbiamo paura di valicare, che è quella della sofferenza, perché dietro quella sofferenza c'è un successo. Sì, vediamo qual è il dono nascosto. Una mente risvegliata, Re di Spade, la capacità di discernere, la capacità di avere, essere nel mondo ma non abitare più questo mondo, cambiare mondo, cioè cambiare, quando dicono non possiamo cambiare il mondo, ma possiamo cambiare mondo, cioè il modo di approcciarci alle cose, agli eventi. Quindi il dono che ne consegue il Re di Spade è avere è la mente poetica, la mente trascendente, la mente risvegliata, la capacità di discernere. La capacità di discernere è il discernimento è l'ottava alta del giudizio. Il giudizio è questo è male, questo è bene, questo è giusto, questo è sbagliato, questo è brutto, questo è bello, questo è meglio, questo è peggio, questo è vantaggioso, questo è svantaggioso, secondo una morale comune, secondo quella mente che ti impedisce di allearti al dolore perché lo giudica negativo, a quelle emozioni. E allora il dono che ne consegue, avere una mente risvegliata, significa avere molto potere, una mente trascendente, il superuomo, la supermente, che è quello verso cui l'uomo si sta dirigendo. Avere una mente risvegliata come il Re di Spade nell'ottava alta significa avere capacità di discernimento e dire questo va bene per me, questo non va più bene per me. Se questo che non va più bene per me andava prima bene per me, non significa che sia brutto o che sia malvagio. Faccio dei piccoli esempi, no? Allora, in questo caso come la rapportiamo? È giusto il Re di Spade non risvegliato, no? La mente che giudica, la mente che discrimina. Allora, sto provando dolore, sto provando tristezza, è male questa cosa per me. Allora che cosa faccio? Siccome queste emozioni sono degli dei, io sto ancora più male perché se non mi alleo mi asfaltano. Però sono così legato a quell'asfaltamento, diciamo così, a quella sofferenza, di poter essere vittima, di poter delegare all'esterno la responsabilità della mia infelicità o della mia felicità, sono così legato a quell'approccio che preferisco quell'approccio di melma piuttosto che un approccio differente che mi fa avere successo. Questo è il Re di Spade non risvegliato. Il Re di Spade risvegliato è, caspita, ho questa emozione di dolore. Non è che prima dove non mi sono alleato all'emozione di dolore ho fatto male, non è che prima ero uno stupido, semplicemente ancora non avevo la consapevolezza tale per capire quanto importante fosse allearmi alle emozioni. Allora il Re di Spade, grazie all'alleanza con le emozioni, ha idee. Le idee naturali sono diversi dai miti sociali, dagli dei sociali, potere e controllo. Cosa fa il Re di Spade? Si allea alle idee, agli dei naturali, che sono la bellezza, che sono l'estetica, che sono il darsi, l'offrirsi, generando una prospettiva luminosa, quotidiana e futura della sua vita. Una mente illuminata. Una mente illuminata è capace di vedere il mondo nella sua interezza e di distinguere ciò che va bene per lui da ciò che non va bene per lui. Ma soprattutto è in grado di unire gli opposti a mente risvegliata. Unire gli opposti è, per gli alchimisti, lo ierogramma interiore, le nozze alchemiche, per tutte le tradizioni c'è il matrimonio mistico, no?
matrimonio mistico tra umano e divino, tra visibile e invisibile, e quindi la mente risvegliata vede che ogni immagine che tu generi nella tua quotidianità, che sono gli eventi che vivi, sono immagini prodotte da due termini, dall'interazione di due termini, umano-divino, mondo spirituale, mondo fenomenico. E quindi vedere la complessità del reale significa essere esenti dal vittimismo in cui, quando questa complessità non si vede, tu vieni asfaltato e non hai potere, non hai forza. Quindi sono state molto esaustive le carte, molto molto esaustive. Tu stai riprendendo? Sì. Quindi oggi o in questi giorni stai vivendo questo, alleati alle emozioni. Sì. Vediamo cosa mi dicono queste. Anzi, queste. Sul Re di Spade. Lo scoraggiamento, vedi che ti ho detto? Il Re di Spade all'ottava inferiore è quando si ha scoraggiamento per la vita, per quello che sta accadendo, essendo vittima degli eventi. Quindi di conseguenza il Re di Spade, con la mente illuminata, la mente poetica, la mente trascendente, riesce a vedere la bellezza in tutto ciò che accade, anche quando gli altri vedono lo scoraggiamento. Vede la perfezione del tutto, perché sa che la realtà, quello che tu vedi, è generato da questi due termini. Ve l'ho spiegato bene in Magia Pratica 15. Il video si chiama L'amore incondizionato. Sì. Guarda, da questa lettura, qua c'è anche un mondo, no? Col mondo. Questi giorni la vita ti sta portando a realizzare l'interezza. Vedete come in cui tanto tempo battono sul sentirsi vittime delle emozioni? Perché quello è il problema dell'umanità in questo momento storico. E il punto qual è? Che abbiamo paura di avere successo perché abbiamo il primo chakra anche contratto. E la donna selvaggia e l'uomo selvaggio è quello che riesce ad agire in situazioni di difficoltà e a prendere il- la vita per le palle, scusa il termine, e risalire, no? Quindi, lo vuoi questo successo? Allora, di conseguenza, allineati a queste emozioni qua. E questo dolore che ti dà successo, non il vittimismo, è il dolore in sé, è questa emozione qua. Potete farvi il rituale erotico della Kundalini, qua. I rituali sono fondamentali perché deve essere coinvolto il corpo. Se il corpo non è coinvolto, siccome è tutto un simbolo, viviamo in un mundus symbolicus, no? Quando coinvolgi il corpo, convinci le cellule. Sì. Vediamo cosa mi dicono queste altre carte degli archetipi. Alcuni di voi stanno proiettando la rottura con un uomo, eccola. No, alcuni di voi stanno proiettando la rottura con una freddezza con qualcuno. Ma questa freddezza, dove noi dobbiamo andare all'origine, alla causa. E tu alleati all'emozione e basta. E vedrai che c'è questo successo qua. Questo per alcune di voi,
Sì, la pioniera, questa carta l'associo molte volte all'acquario, no? Anche alla visione futuristica, passione per fare e creare quello che non si è fatto ancora. Quindi qua c'è una lampadina illuminata dal cuore, la mente poetica, la mente risvegliata. Le emozioni che stai vivendo affinché tu abbia successo, o meglio, le emozioni che stai vivendo ti stanno portando ad avere successo. Successo in cosa? Di base, nel realizzare doti, capacità e talenti. Come lo fai? Affrontando questo dolore non con vittimismo e quindi senza protrarre sofferenza, ma alleandoti a questa emozione. Allora cosa succede? Si risveglia la mente perché si spacca la diga della mente e fuoriesce, iniziano ad arrivarti idee, iniziano ad arrivarti idee dal cosmo, e perché non hanno più l'ostruzione della mente, capito? E quindi la mente si illumina, la mente poetica, la mente illuminata, il pensiero del cuore, lo chiamerebbe anche James Hillman, no? Il pensiero del cuore è: il cuore dice una cosa e la mente agisce secondo quello che dice il cuore. E soprattutto il pensiero del cuore è vedere che la realtà è generata da mondo invisibile a mondo visibile, da umano e divino, incessantemente, costantemente. E, e le emozioni sono gli ingredienti e gli strumenti per realizzare tutti i tuoi desideri del pensiero illuminato. Le emozioni, bellissimo. Mettiamo un'altra carta di queste. Persegui la felicità, persegui la gioia, non il vittimismo. Cioè, perseguire la felicità significa allearsi alle emozioni di dolore, perseguire la bellezza, che non è sofferenza, sono emozioni sotterranee, cioè quanto più forte le emozioni, più forte sarà la crepa della diga della mente. Non scusarti mai per ciò che ti porta gioia. Questo è il condizionamento vittimistico, no? Solo tu capisci dove appartieni davvero e dove puoi trovare il tuo spazio sicuro. Segui la tua felicità. Segui la tua felicità. Vediamo un po' cosa mi dicono queste. Sì, la spirale. Allora, la spirale mi sta venendo in mente il rituale di morte e rinascita che abbiamo fatto, che è impellente, come vi ho detto anche in altri video, ripetere in questi giorni perché abbiamo proprio la connessione con la terra, no? Allora, mi viene in mente, sapete quando nella meditazione vi dico che a spirale questa luce dirompente gira intorno alle tue ossa? Ecco, questa carta mi rimanda che facciate quel video lì, quel rituale lì, per completare il ciclo e essere pionieri del tuo nuovo mondo. E la spirale sono anche la vita è una spirale, cioè stesse situazioni tornano magari con personaggi diversi affinché tu possa fare un salto evolutivo diverso. Allora la vita in questo caso ti sta dicendo: hai paura? Vai, affronta l'emozione e basta. E vedi come si dirama davanti a te la strada. Va bene? Ragazzi miei, ragazzi, io non aggiungo nient'altro. Mi raccomando, praticate e realizzate tutti i vostri più grandi obiettivi. E per la pratica dei 21 giorni profetica la trovate qua sotto l'info box, lo sapete già, l'ho un po' modificata rispetto ai nuovi video che abbiamo fatto, per realizzare tutti i vostri più grandi obiettivi. Detto questo, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!